Buonasera a tutti. Oggi voglio farvi vedere questo nuovo progetto che ho già chiaramente realizzato. Consiste in un tavolo riscaldato, quindi con un fondo riscaldato con una resistenza elettrica, che va quindi a riscaldare l'apparato radicale delle nostre piantine, dei semenzai che stiamo preparando per la stagione primaverile, per avere quindi uno sviluppo migliore della piantagione e quindi poter andare subito poi a trapiantare nel minor tempo possibile come finiscono le gelate. Il sistema è molto semplice. Ho scelto un fondo, ho utilizzato un pannello sandwich che viene usato anche in edilizia per le costruzioni modulari. Il pannello sandwich è un materiale che viene utilizzato per le costruzioni modulari ed è composto quindi da un involucro in lamiera, un lamierino di solito che è sotto il millimetro di spessore, e un interno che va quindi a coibentare, che può essere fatto con lana o con schiuma poliuretanica, e quindi aumenta l'isolamento del pannello. Io ho utilizzato un pannello da 4 cm di spessore, lungo 4 metri, di fabbrica vengono fatti 6 metri mi sembra, lungo 4 metri, largo 1 metro. Per coprire questa superficie al tempo stesso ho utilizzato un cavetto riscaldante, quelli che si usano per i pavimenti riscaldati in casa, che riesce a erogare circa 200 watt a metro di superficie, quindi a metro quadro. Avendo quindi 4 metri quadri ho utilizzato 4 metri quadri di cavetto riscaldante. In questo modo quindi ho una produzione di calore omogenea su tutta la superficie. Per andare a aumentare la distribuzione ottimale del calore ho riempito sopra il cavetto riscaldante un 10 cm di sabbia, che quindi vanno a creare un volano termico che quindi tiene la temperatura più tempo, anziché disperderla immediatamente nell'ambiente. In questo modo anche in prossimità del cavetto, dove di solito c'è più caldo, avendo la sabbia distribuisce bene il calore anche nelle zone in cui il cavetto non ci passa proprio vicino. Al tempo stesso poi la sabbia è un materiale inerte, quindi non crea muffe, si asciuga velocemente, è facile da diserbare qualora finissero delle piantine o dei semi di infestanti. È facile perlomeno da diserbare a mano, e poi una volta che è pulito rimane così. Il pannello quindi è ricoperto di assi di legno, è circondato da assi di legno messi verticalmente nel perimetro, per dare comunque la forma di una vasca che possa poi contenere la sabbia. Prima di mettere la sabbia chiaramente ho messo un telo che comunque trattenga il più possibile il materiale che andiamo a inserire, in modo che eviti poi di trovarci pian piano il livello che diminuisce, sabbia che cade o ghiaietta ovunque. In ogni caso non è obbligatorio, se le cose vengono fatte bene non serve neanche questa soluzione aggiuntiva. Per gestire l'alimentazione ho utilizzato una centralina. Ho utilizzato il controller PID della Inkbird, che si trova anche su Amazon a buon prezzo. Pressappoco è la strumentazione che ho utilizzato anche in altri video, come l'incubatrice, che metto qui il segnalibro, dove praticamente questo controller non fa altro che modulare l'alimentazione della corrente alla resistenza in base a quanto vicino ci si avvicina alla temperatura target. In questo caso parliamo di temperature molto basse, perché non dobbiamo portare il cavetto all'esasperazione. Qui stiamo intorno ai 20 gradi, mi pare avessi impostato 22. Questo perché il cavetto è 10 cm sotto la sabbia, va a scaldare omogeneamente nelle ore tutta la superficie, e questa superficie mantiene questa temperatura proprio in virtù del cavetto che
dalla centralina viene costantemente riscaldato e raffreddato, in modo da dare la giusta temperatura senza troppe oscillazioni, quindi la temperatura rimane costante a 22 gradi. Questo permette quindi di trasmettere il calore alle radici delle piantine, che non dovendo quindi non dovendo quindi subire un cambio di temperatura repentina tra giorno e notte, riesce a sviluppare meglio l'apparato radicale e quindi di conseguenza anche la parte aerea con le foglie. Giusto per sfizio vi voglio far vedere la differenza tra una coltura cresciuta nel letto riscaldato e una coltura invece cresciuta a terra con le temperature della serra. Ecco qua, qui abbiamo l'insalata iceberg seminata un mese fa, praticamente è già pronta per essere trapiantata. Abbiamo più di 5 foglie, le piante sono già vigorose, possono già essere messe a terra fuori. Poi qui abbiamo la riccia, questa qui è stata messa sul piano riscaldato da una settimana, era molto indietro come sviluppo, da quando sta sul piano ha iniziato a sviluppare molto bene, infatti qua vediamo delle piante che stanno praticamente partendo. E qui abbiamo la stessa insalata, sempre la riccia, la variante anche rossa, qui abbiamo la verde, qualche piantina è morta, questa è rimasta a terra, quindi non è mai stata usata sopra il piano riscaldato. E questo quindi possiamo vedere la differenza, piantine messe una settimana, piantine non mai messe e piantine che ci sono da un mese col piano riscaldato, quindi nettamente a favore delle piantine che sono sul piano riscaldato da sempre. Ecco qua la centralina, qui avviene la magia, quindi abbiamo temperatura attuale 22 gradi e 9, 23 gradi, il target è 22. Perché è superiore? Perché chiaramente c'è il sole che va a scaldare il tavolo battendo sulla sabbia, e quindi diciamo che di giorno praticamente la resistenza non lavora perché va da sé a mantenere la temperatura che gli ho impostato, mentre la sera, già quando inizia a scendere, inizierà a attivarsi l'alimentazione. Infatti vediamo qui come entra l'alimentazione, va direttamente sotto, al di sotto qui abbiamo il cavetto riscaldato, e quindi il cavetto inizierà a scaldare mantenendo la temperatura raggiunta di giorno. Questa rossa è la sonda che va sotto, passa sotto e poi arriva alla centralina alimentata a 230, così come la resistenza. E adesso andiamo a vedere come è fatto l'interno. Ecco qui, qua davanti abbiamo un relè a stato solido, spegniamo un attimo, relè a stato solido per evitare di affaticare il relè all'interno della centralina, dovendo attaccare e staccare molte volte nell'arco anche di pochi minuti. Meglio sempre prevenire che curare. Qua vi posto lo schema del cablaggio per i fili. Un'altra piccola chicca che ho messo qua, un sensore wifi on off. Questo sensore mi permette di misurare sia la temperatura che l'umidità all'interno della serra. Al momento non la sto utilizzando, l'idea comunque è di collegarla in futuro a un'elettrovalvola in modo da andare ad attaccare e staccare l'acqua, la nebulizzazione all'interno della serra in base ai valori di umidità, o anche dargli un orario fisso. Al momento sto usando un semplice programmatore da pochi euro che fa comunque il suo dovere, però questo diciamo che è un sistema per controllare anche da casa in remoto la temperatura in tempo reale all'interno della serra. Un prossimo progetto che vi mostrerò nel canale sarà l'utilizzo di Home Assistant come supervisore di tutta l'azienda. Praticamente io lo utilizzo già da diversi mesi, ho fatto anche altre cose nel frattempo che non ho potuto documentare per mancanza di tempo, però ad esempio la fungaia io la gestisco tramite Home Assistant, sempre con l'accensione e lo spegnimento della nebulizzazione o del riscaldamento,
in funzione della temperatura registrata e dei valori che ho in tempo reale. In qualsiasi momento posso sempre controllare all'interno del cellulare con l'app, posso vedere in tempo reale che cosa succede e quali sono i valori. Stessa cosa faccio per la luce del pollaio, una cosa molto carina che sicuramente in futuro rivedrò e vi mostrerò come impostare. E anche per questa volta è tutto, spero che il progetto vi sia piaciuto. Se avete curiosità o domande scrivete nei commenti, in descrizione metto il link dell'attrezzatura che ho utilizzato, così sapete più o meno dove cercare e cosa cercare. Vi ringrazio, lasciate un mi piace e alla prossima. Ciao a tutti!